Buongiorno ragazzi, bentrovati. Buona vita a tutti. Allora, noi siamo di nuovo in viaggio. Siamo in viaggio e stiamo andando al Parco Nazionale del Gran Paradiso. Oggi ci concediamo in questo weekend del 1° maggio questa uscita, nonostante tutte le vicissitudini che stanno contraddistinguendo questo periodo della nostra vita. Sì, perché noi prende la settimana dopo Pasqua, prima di Pasqua, vero? Siamo formalmente bloccati a casa perché non c'è più la strada di casa nostra. Il bello di vivere in montagna, le avventure della montagna sono queste. Praticamente è frenata la strada, quindi c'è questa situazione particolare per cui per muoverci è un po' più complicato. Sì, abbiamo una fortuna, che avevamo una macchina dal meccanico, questa, che quindi è rimasta a Valle della Frana. E abbiamo una seconda macchina a Monte della Frana, quindi in qualche modo riusciamo a muoverci e a spostarci e a fare comunque le nostre cose. Quindi, anche se stamattina la macchina a Monte della Strada non voleva partire. Protestava anche lei. Dice adesso basta. Sono vecchia, sono stanca. Però noi perduriamo, resistiamo e andiamo avanti. Ok. E quindi ci dirigiamo. Sì, oggi andiamo in una delle 5 valli del Parco Nazionale Gran Paradiso. Andiamo forse in una delle più famose. Non so. Vabbè, sì, è una delle più conosciute comunque. Andremo in Valle dell'Orco, Ceresole Reale. E poi nel mentre vi inizierò a raccontare qualcosa del parco, perché così iniziamo a fare anche una serie di video dove vi portiamo a scoprire i parchi nostri, quelli più vicini almeno, e sul Parco Nazionale Gran Paradiso ce n'è da raccontare tanto. Pian piano cominciamo sempre, no? Dal più vicino, poi per allargarci, per andare anche oltre. Sì, fino a che non si concretizzeranno le novità che vi ho accennato durante il viaggio del Camargue. E siamo arrivati dove volevamo arrivare, neanche scesi dalla macchina, però non sono riuscito a vederli con l'action cam, ma lì si vede uno stambecco che sta mangiando, se ne vede anche un altro. Diciamo che qui nel parco gli animali vengono poco disturbati dalla presenza umana, perché non essendo più cacciati non hanno più tutta questa diffidenza, ecco. Poi adesso vi metto subito un paio di foto giusto per mostrarveli, perché non ho fatto neanche in tempo a tirare fuori la roba per l'attrezzatura per fare un po' di video. Troppo belli. Così finalmente lei ha visto gli stambecchi dal vivo, perché è la prima volta riesce a vederli. Faccio ancora 2 foto, ci vediamo tra poco. Eccomi. Allora, qui stiamo facendo praticamente la pesca facilitata della fotografia naturalistica. Qualche immagine probabilmente ve l'ho già fatta vedere, non so come monterò perché ho fatto delle riprese con lo M1.2 e il 300 F4 e adesso giro l'action, qualcosa dovreste vedere anche con l'action, sono vicinissimi. Potete anche vedere dove sta la strada, praticamente guardate, c'è lì le persone ferme con la macchina, lo stambecco sarà a 20 metri. Ce ne sono 3,
5, 6, 7, 8, 9 stambecchi ho vista. Diventa difficile fotografarli in queste condizioni. Appena fatto anche una sua passata, un bellissimo Geppetto che sono riuscito a filmare col 300 F4 a mano. Bello, siamo appena arrivati e c'è questa magnificenza che ti attende. Adesso saliamo un po' di più perché ci hanno detto che ce ne sono altri 20 stambecchi qui vicino. A fare altre 2 foto, siamo qui per questo. Siamo saliti ancora un po', visto che c'è gente mentre gli è attaccato al culo degli animali. Siamo saliti ancora un po' e guardate un po', sotto l'albero ci saranno almeno altri 10 stambecchi. Un po' più in là ci sono anche dei camosci. Di fiatone perché la ferita della sete si fa sentire e i camosci sono da sopra, non so se si vedono con l'action cam, tanto lì ci sono altri stambecchi vicino alle baite, io ne vedo almeno 3 da qui. Oggi li vediamo. Che c'è, amore? No. Sì. Riprendo a fare foto. Sono qui, mi fregano l'attrezzatura.
che sono così vicini che col 300 f4 che su Olympus vale un 600 mm faccio fatica a inquadrare tutto quanto l'animale. O meglio me, col 40-150. Si riesce a inquadrarli perfettamente. Sì, ho una bella inquadratura. Soprattutto adesso che la scena è meravigliosa. Si pensa che adesso si riesca a vedere bene anche con l'action. E lì ci sono tutti gli altri sotto quest'albero. Non è la prima volta che veniamo qui, però è la prima volta che tu riesci a vederli da li vicino? Vedo così da vicino, sì. Vabbè, le altre volte siamo venuti anche in una stagione che erano ancora sì, era difficile. Hai visto tanti camosci da vicino? Sì. I camosci, vabbè, i camosci ci sono anche a casa nostra. Sì. Faccio ancora 2 foto, va. Approfittiamo. Adesso non so se mi basterà il 600 f4 per fare questa ripresa, ragazzi. Preparatevi perché state per vedere una foto naturalistica e difficilissima. Cioè, Antonella è qua. La vedete? Sono lì. Stupendi. Mai avuti così vicini. Sì, posso contare i peli nel naso. Vabbè, approfitto, faccio dei gran ritratti mo. Sì, gli ho fatto un bel ritratto. Ok. Buchettin. Ok. Lasciamo in pace gli stambecchi. Perché poi si presentano anche le persone con gli smartphone che si avvicinano fin troppo. Sono già pazienti e inverosimili questi animali. Li ringraziamo e togliamo il disturbo. Adesso andiamo a riposarci un attimo perché sono già stanco. Anche l'entusiasmo. Sì, oggi è andata bene. Per iniziata è già andata bene. Ho anche... Ho anche fatto la ripresa del cipetto barbuto. Ho l'avvoltoio degli agnelli che è un animale che è stato reintrodotto in Italia e nel parco del Gran Paradiso si riproduce. Però adesso prendo un attimo fiato e vi spieghiamo qualcosa del parco anche, così qualche raccontino in più. Su questa montagna letteralmente ci sono stambecchi ovunque. Dove mi sto girando vedo stambecchi. Fantastico.
fantastico. Boh, a tra poco, con un po' più di fiato nei polmoni. E continuiamo. Abbiamo lasciato gli stambecchi perché ci hanno concesso già molto tempo, erano tranquillissimi, sono fantastici. E sulla strada, perché guardate, sono parcheggiate le macchine, qui c'è mia sorella e qui ci sono delle orchidee, le prime orchidee della stagione. Io faccio attenzione quando cammino. Bang, abbiamo fatto adesso, dobbiamo fare il CID, abbiamo fatto il CID. E quindi questo anello di un lago bello quando di Cesare Reale, che poi è un lago artificiale. Che è un lago artificiale, ma comunque bello quando c'è acqua. Infatti adesso è abbastanza basso, nonostante tutte le piogge di questi giorni è abbastanza basso. Parliamo però del parco. Sì. Il parco nasce ufficialmente nel 3 gennaio 1922. 1922. Però perché? in realtà la protezione in zona nasce molto prima. Nasce nel 1856, quando il re Vittorio Emanuele II creò la riserva di caccia di Ceresole Reale e Cogne e contemporaneamente creò anche un'altra riserva di caccia nelle Alpi Marittime, quella che poi diventerà poi il Parco delle Alpi Marittime. Perché creò questa riserva di caccia? Perché all'epoca si davano per estinti gli stambecchi sull'intero Arco Alpino e esisteva soltanto più un nucleo di stambecchi proprio qui nel gruppo del Gran Paradiso, e appunto per, tra virgolette, proteggere questi stambecchi creò questa riserva di caccia, che poi in realtà il re e la corte e gli altri nobili che lui invitava nelle sue battute di caccia in realtà potevano venire qua a cacciare. Anche se comunque sia, contemporaneamente alla creazione di questa riserva di caccia promulgò anche un regio decreto che prevedeva il divieto di caccia su tutto il territorio nazionale allo stambecco. Quindi in fin dei conti lo stambecco è protetto da allora. Ed erano veramente poche centinaia di animali, mi sembra un 300 animali vivevano ancora qui nel parco. Però c'era la protezione soltanto per gli stambecchi, perché ad esempio tutti gli animali che venivano considerati nocivi vennero abbattuti, quindi aquile, poiane, cipeti, linci, o comunque lupi. Suscettibili di abbattimento. No, venivano proprio abbattuti perché comunque si pensava che danneggiassero la popolazione di stambecchi. All'epoca c'era anche abbastanza forte il bracconaggio, ma anche perché era un bracconaggio per sussistenza. Le persone uccidevano un animale e potevano mangiare. Cioè, pensate, nel 1856 non è che c'erano i supermercati, intensivi, i supermercati, quindi cioè, l'economia era un'economia di sussistenza in montagna. Continuiamo a camminare. Continuiamo. E quindi diciamo che la riserva nasce fondamentalmente come riserva di caccia. Sì. Del re e della sua corte e dei suoi cortigiani. Dopodiché invece viene effettivamente istituito un parco proprio per la protezione di quelle che sono allora, il parco in realtà viene istituito selvatici per problemi economici. Sì. Perché dopo la prima guerra mondiale la corte era a corto di soldi e quindi decise di regalare allo Stato italiano questi territori naturali, anche perché il re dell'epoca non era un amante della caccia, e quindi
regalò allo Stato questi territori e lo Stato convertì queste riserve di caccia in parchi naturali e si creò appunto il Parco del Gran Paradiso, che fu il primo parco italiano, seguito a breve distanza dal Parco dell'Abruzzo, che adesso noi conosciamo come Lazio, Abruzzo e Molise. Sì, adesso è stato ingrandito. Sì. E però questo qui fu proprio il primo parco istituito in Italia. Il parco più antico d'Italia. Sì. Contestualmente alla creazione della riserva di caccia, il re creò il corpo delle guardie caccia. Inizialmente erano un gruppo di militari, dei dragoni a cavallo, e questo reparto era un reparto che aveva il compito di precedere la colonna armata e di preparare le strade. E queste capacità ingegneristiche da genio militare di questo reparto verrà poi molto utile per la vita del parco e prima della riserva di caccia. Poi a questi militari vennero aggiunti però dei guardiacaccia assunti tra la popolazione locale, e queste, per combattere il bracconaggio, semplicemente vennero assunti i bracconieri. Così queste persone avevano di che sfamare le famiglie, perché lavoravano, erano pagati, e contemporaneamente sapevano come muoversi anche nel parco. Sì, perché sapevano stare in montagna, sapevano dove stavano gli animali e potevano in qualche modo limitare l'attività di bracconaggio di altri potenziali bracconieri. Diciamo che è come si dice, chiodo scaccia chiodo, si è usata la stessa arma che depredava il parco fondamentalmente, Sì. per salvarlo. E questo diciamo che contribuì notevolmente a incrementare il numero di animali presenti qua nel parco, facendo un salto temporale dai 300 animali più o meno ancora presenti nel parco al momento della creazione del parco, si arrivò all'inizio della seconda guerra mondiale con 2-3 migliaia di animali presenti nel parco. Quindi insomma da 300 era un bel aumento. Una bella cosa anche per il parco e per la natura, che qui comunque ha ritrovato da un certo punto di vista anche il suo equilibrio. Sì. Adesso parliamo un pochettino di Ceresole. Prima di parlare di Ceresole facciamo vedere. Sì, facciamo vedere il lago con poca acqua. È il lago con poca acqua, però gli facciamo vedere un bello scorcio. Vai. A dopo. Allora, visto che siamo a Ceresole Reale, parliamo un po' di Ceresole Reale. All'inizio Ceresole Reale si chiamava unicamente Ceresole. L'appellativo reale venne aggiunto in seguito, quando con la creazione prima della riserva di caccia e poi del parco si creò una nuova economia, quella del turismo di montagna. Quindi a Ceresole iniziarono a nascere gli alberghi, piccolissimi, rifugi, cose a conduzione familiare, e iniziarono anche a crearsi le prime guide di montagna, le guide alpine, per portare i nobili su in montagna. E appunto Ceresole venne scelto spesso dalla famiglia reale come luogo di villeggiatura, e per questo guadagnò poi il nome di reale. Questa piccola curiosità, appunto, con anche lo sviluppo dell'economia, che riuscì a portare un po' di ricchezza alla zona. E mi sembra corretto dirlo agli amici che ci seguono. Sì. Perché è una curiosità. Insomma, qualche curiosità, anche perché poi il posto è molto bello, molto carino, quindi per chi non lo conoscesse... Sì, e continua a essere un gran bel posto per la villeggiatura. Infatti. Ci sono tante aree camper, campeggi. Tante aree sosta camper, gratuite, libere, pagamento, il cui pagamento è anche molto, molto economico, sì, bisogna dire. Sì, non eccessivo. Infatti, merita davvero, rispetto a quello che anche c'è in giro, è davvero
interessante, quindi chi ha il camper, chi ha i mezzi, chi ama fare anche campeggio, chi vuole affittare. o chi vuole fittare un appartamento. Qua ci sono tanti alloggi, tante stanze, tanti alberghi, ma più che altro perché comunque qui è un tipo di villeggiatura slow. Sì, allora questa qui è visto che siamo in un parco, e il parco poi, all'inizio il parco era un parco a protezione totale, quindi all'inizio ingessò totalmente le attività. Poi piano piano Ci sono state delle deroghe, delle modulazioni, diciamo. ci sono state delle concessioni. Sì, una piccola precisazione per chi come noi ha i cani. Come vedete oggi noi non abbiamo i cani. Lupo e Bella oggi non sono con noi perché nel parco ci sono delle regole ben precise. Sì, molto ferree. I cani non sono fondamentalmente ammessi nel parco se non in alcune zone. Per chi fosse interessato a venire su con gli amici a quattro zampe, Può rimanere soltanto ci sono comunque tutte quante le mappe ben segnalate sul sito del parco, dove c'è proprio indicato dove è possibile transitare con gli animali. Piccolo inciso, visto che avevo controllato per questa zona, in realtà in questa zona a Ceresole Reale coi cani si può stare, come si può fare la strada asfaltata che arriva al lago del Serrù, che è più o meno la zona dove eravamo noi oggi. Però ad esempio dove siamo saliti per fare le foto agli Stambecchi è assolutamente vietato Nei sentieri andare coi cani. Nei sentieri è assolutamente vietato andare coi cani, anche al guinzaglio. Questo perché ringraziamo quelli che lasciano liberi i cani. E vabbè, bisogna dirlo. Sì. Ci va educazione. Ma in ogni caso bisogna sempre ricordare che Non disturbiamo i selvatici. dovunque si va, anche laddove non ci sono regole ferree come in questo parco, in qualunque posto andate, noi abbiamo i cani, siamo stati in Camargue, l'avete visto. Siamo stati anche in altri parchi. Siamo stati anche in altri posti, ma i cani li abbiamo sempre tenuti al guinzaglio, per rispetto delle persone, per rispetto dei luoghi, per rispetto anche degli altri animali. Soprattutto se siete in un parco, è bene, per quanto il vostro cane sia tranquillo, educato, bravo, nessuno mette in dubbio questo, è sempre bene tenere vicino a sé gli animali, proprio anche per la loro tutela. Sì, Poi, anche perché ci possono essere pericoli anche oggettivi per i cani. Esatto. Ad esempio l'incontro con una vipera per un cane può essere mortale. Quindi alla fine è giusto A anche proposito di vipera, valutare queste cose. a proposito di vipera, A proposito degli spropositi, qua nel parco io un po' di anni fa fotografai una vipera con una mutazione genetica, ovvero la vipera Aspis concolor, che è una vipera che sta perdendo i rombi. Normalmente la livrea della vipera è grigia o marroncina beige con i rombi neri. Questa vipera sta perdendo i rombi, quindi occhio anche a cosa incontrate mentre camminate. Mi raccomando, sempre gli scarponi, perché in montagna i serpenti ci sono. Siate prudenti, e ci sono anche queste rarità. Questo animale che sta avendo una mutazione, quindi si sta evolvendo. viviamo sempre i luoghi dove andiamo con molto rispetto, perché così anche i luoghi rispettano noi. Diventa reciproca la cosa, ci godiamo le gite, ci godiamo le passeggiate, ci godiamo i momenti di relax e sicuramente tutto diventa più bello. Ci vediamo fra un po' che vi facciamo vedere un altro po' di questa bella passeggiata. A dopo! Allora, Ci siamo, ci siamo. è il momento dei saluti. Sì, non è che chissà che cosa terminale è. No, vabbè, Chiudiamo il video chiudiamo di la prima oggi. puntata sul Gran Paradiso. Giusto, diciamolo pure che è la prima puntata sul Gran Paradiso, la prima di non si sa quante, ma lunghe, tante puntate. Beh, ci sono tanti posti da andare a vedere. Tanti posti da andare a vedere, ci sono quante valli? 5 valli, 3 in Val d'Aosta e 2 in Piemonte. Questa è la prima, la Valle dell'Orco, Poi vi che è faremo, una delle principali. poi vi faremo vedere non Poi solo... c'è la Val Suana in Piemonte. Ma non solo la parte naturalistica, faremo vedere No, anche c'è i borghi, tutto, certo. vi racconteremo anche I centri visita, se infatti, possibile, i centri visita del parco, il giardino botanico Paradisia. Esatto. Insomma, ci sono
tante cose da vedere, quindi Sì, per questo poi faremo anche una playlist dedicata al parco. Al parco, esclusivamente sul parco. Però per oggi diciamo che Chiudiamo qui per oggi. abbiamo dato. Siamo soddisfatti. Sì, siamo contentissimi. A parte la partenza di questa mattina un po' in handicap. Tra la macchina che non parte, la frana. Sorvoliamo. Però abbiamo recuperato la grande appena arrivati nel parco. Per questo. Neanche scesi dalla macchina. C'erano i la San Vecchi meraviglia. che venivano a salutarci, benvenuti. Il gippetto, fantastico. Meglio di così si muore. E cosa dobbiamo dire più? Non so, volevo dire qualcos'altro. Tu dimentichi di dire qualcosa? No. Iniziamo anche a dire una cosa: se qualcuno facesse piacere venire con noi e fare un workshop in giornata, anche 1 a 1 in montagna, per imparare a scattare, queste cose qui, ci siamo, contattateci sul nostro sito raccontarecolaluce.it. Trovate tutti i riferimenti o sui nostri social, trovate Facebook, tutti i riferimenti. E poi se a qualcuno piacciono le nostre foto, me le vuol comprare, c'è sempre il nostro sito che è work in progress, perché siamo io e lei e io, quindi ragazzi, tra fare video, sviluppare le foto, attività social, attività gestione del sito, ma piano piano cresce anche quello, quindi sì. E in ogni caso, se volete, c'è il nostro portfolio e poi ci sono le foto anche sugli album di Facebook, dei nostri social, quindi qualcosa trovate sempre, e se siete interessati non preoccupatevi, contattateci, o altrimenti potete trovare le nostre foto anche sul sito di Sal Digital, che è il nostro partner per tutte le stampe, per tutto ciò che riguarda la stampa dei nostri lavori, non solo delle foto ma anche degli album, di tutti i prodotti fotografici possibili e immaginabili che si possono stampare. Noi ci appoggiamo esclusivamente a Sal Digital per la qualità della stampa, perché bisogna dire che è eccellente. Non siamo sponsorizzati da Sal Digital. No, non siamo a noi non ci sponsorizza nessuno, siamo noi che sponsorizziamo gli altri, però ci sembra giusto, nel momento in cui c'è della qualità e c'è del lavoro fatto bene, porlo in evidenza. Noi ci troviamo bene di conseguenza. Quindi per noi va benissimo. E se volete ci sono anche le nostre foto lì su Sal Digital, che potete già comprare direttamente anche con la stampa. Oppure se qualcuno vuole imparare a fotografare o migliorare la sua tecnica fotografica, abbiamo i nostri workshop, sia in presenza che online, ma soprattutto abbiamo dei corsi dedicati, dei percorsi dedicati, percorsi un po' più specifici, percorsi sul ritratto, percorsi sull'autoscatto, che nascono e sono legati essenzialmente ai nostri progetti fotografici, e percorsi anche sulla fotografia specifica in natura, quindi la non solo natura, naturalistica, close up macro, panorami, esatto. Ma anche ritratti e vi dicevo. Infatti quello che dicevo prima. Questo. Poi ragazzi, e questa è diciamo la parte promozionale nostra. Sì, di quello attività. Che facciamo, ma anche per farvi conoscere un po' che tipo di fotografi siamo. Cioè, alla fine siamo comunque dei fotografi che amiamo quello che facciamo, quindi ci piace anche poi condividere con gli altri, trasmettere agli altri la nostra conoscenza, la nostra esperienza e quello che poi abbiamo imparato durante il nostro percorso. Poi se vi è piaciuto il video, mettete un like, soprattutto iscrivetevi al canale, se avete da chiedere, se volete commentare, a noi fa piacere, scriveteci. Sì, se avete curiosità sull'attrezzatura, se volete consigli, su tutto. Se volete Nikon, sapere Olympus, anche l'alimentazione degli stambecchi che abbiamo fotografato oggi, perché può essere anche una curiosità interessante, noi ve lo diciamo. Qualunque cosa, scriveteci e noi ve lo diciamo. Qualunque curiosità voi abbiate, cercheremo di rispondere, o comunque interagite con noi, che ci fa piacere, perché fa crescere il canale, cresce il nostro canale, cresce insieme anche a voi, e poi ci possiamo comunque, quando volete, ritrovare in presenza, assolutamente. Quindi, detto ciò, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.